Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Quando fai una transazione cripto, ormai dovresti saperlo, non stai muovendo solo dei soldi, ma stai raccontando una storia. Chi sei, praticamente cosa fai, quali sono le tue intenzioni, quanti soldi hai e cosa stai spostando in questo momento. E la blockchain è bella, è pubblica, trasparente per design, ma è un'arma a doppio taglio perché tutta questa bellezza si può ribaltare contro di te. Poni infatti i tuoi dati, le tue abitudini, chiunque può vedere cosa contieni nel portafoglio, chiunque può magari con le capacità cercare di attaccarti, espone anche la tua strategia. Basti pensare che noi possiamo andare a fare anche il copy address e copiare che cosa fanno i trader, quindi anche tu sei copiabile e soprattutto vai a esporre la tua identità finanziaria. E quindi oggi vediamo alcuni tool che servono un pochino per preservare questa privacy, con la consapevolezza che questi tool comportano anche una grande responsabilità. A parte i rischi, molti sono nuovi, quindi sono in fase di lancio o in fase beta, altri devono ancora aspettare di ricevere dei fondi da investitore per riuscire a svilupparsi, altrettanto ne moriranno per strada perché verranno abbandonati. Da qui si evince che quando si passa da questi protocolli non si passa mai con somme ingenti. Piccoli test come sempre, si guarda come funziona il meccanismo, si seguono i canali social, i gruppi Telegram e si guarda se tutto funziona perfettamente, perché oggi può funzionare, domani no. E di questi tool fortunatamente ne stanno uscendo tantissimi perché si sta sempre avendo più la consapevolezza che c'è bisogno di privacy, non per nascondere qualcosa, perché come dico sempre, criminali un modo lo trovano sempre, sono le persone normali che hanno bisogno di privacy per difendere loro, chi ci sta intorno, i patrimoni, le proprie decisioni. Insomma, non esiste una libertà se quando andiamo a pagare un caffè apriamo il portafoglio e tutti quelli intorno a noi ci guardano dentro per vedere quanto abbiamo oggi dentro il nostro portafoglio. E sulla blockchain è proprio così, invia una transazione, chiunque su un block explorer può vedere quella transazione, cliccare sul nostro address e vedere che cosa abbiamo dentro e decidere cosa fare. Cosa vi ho detto poc'anzi? Molti sono dei protocolli in versione beta, quindi attenzione, uno di questi è Silent Swap, che permette di fare swap e bridge privati spezzando la linkabilità tra wallet, visto che normalmente uno swap si fa da wallet A, bridge, DEX, wallet B. Silent Swap rompe, se vogliamo, questa sequenza con percorsi intermedi, wallet temporanei e routing off-chain. E di fatti si può fare anche uno split di diverse porzioni di transazioni, aggiungere più output e tutto poi inviare al vostro wallet che abbiamo deciso. Abbiamo poi Clear Swap che punta a un concetto un pochino diverso, meno complesso, forse un pochino più accessibile. Anche qui l'obiettivo è permettere degli swap confidenziali senza dover troppo capire come funziona la crittografia. Anche qua semplicissimo, si seleziona un token, una blockchain, si seleziona cosa si vuole ricevere e andare a inserire l'address di ricezione. Ovviamente bisogna avere, se si usano dei protocolli Ethereum, ad esempio ERC20, avere Ethereum per il pagamento delle fee. Vale sempre la struttura di una normale transazione. In questo caso utilizziamo anche qui routing e privacy network. Privacy cache, stessa funzione, i fondi passano da wallet effimeri, swap avvengono fuori da un percorso lineare e l'output finale è scollegato dall'input e arriva sul tuo wallet. Anche qui si selezionano i token compatibili, si inserisce l'indirizzo di ricezione, ovviamente si collega al wallet di partenza e si fa un invio privato oppure si va a effettuare uno swap privato tra token. Abbiamo poi Udini Swap, dove molto probabilmente è quello più completo per l'utente, dove offre swap privati, pagamenti privati, routing su molte chain con un'esperienza molto semplice. Ho fatto anche proprio un video dedicato, quindi andatelo a cercare per capire meglio il suo funzionamento, ma l'operazione è chiara. Udini si occupa di troncare il collegamento logico
da un wallet a un altro, che è un po' la mission di tutti questi protocolli. Nel mondo cripto non saper proteggere la propria privacy vuol dire veramente regalare un sacco di dati pericolosamente a chi sta dall'altra parte, a chi sa leggere la blockchain. E ripeto, questi protocolli, che anche magari trovate altri online, non sono perfetti, sono ancora sperimentali, magari possono avere dei rischi tecnici, operativi. Richiede, come ogni cosa, consapevolezza. Ricordatevi sempre che gli strumenti per proteggere la privacy servono per preservare dati personali, finanziari importanti e non per eludere la legge. Privacy e legge sono due facce della stessa medaglia che devono convivere, perché sennò sarebbe un far west. Quindi mi raccomando, mi stavo dimenticando, se ti servono dei tutorial più approfonditi me lo fai sapere nei commenti, se conosci altri strumenti simili, se ti fa piacere condividerli, scrivili sempre nei commenti. Se ti piace la privacy, come avrei notato, tratto parecchio questo argomento, c'è una playlist dedicata, quindi iscriviti al canale.